Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il Mazinga Z, il grande robot dell'animazione giapponese. Uscita numero 34, è un'edizione Hachette e una collezione dove sono previste 100 uscite per il completamento e anche completo e reso appunto ancor più meraviglioso dal centro ricerche fotoatomiche, dove sull'altezza maggiore che abbiamo qui ci sono 90 centimetri, il solo robot misura 75 centimetri. Mi raccomando, appena esce il test RAM del grande Mazinga andiamo subito a sottoscriverlo, perché non può mancare, sarà anche alto più di 15, anzi 15 cm in più del Mazinga Z, ben 90 cm. Ci saranno delle cose che daranno, come ad esempio un accessorio veramente importante, che sono le due mani destre sia del grande Mazinga che del Mazinga Z, articolate, che si stringono. Adesso quelle che si stringono probabilmente non saranno articolate, sarà una fusione unica che si adatterà al Mazinga Z e al grande Mazinga, ma le mani invece del grande Mazinga sono articolate. Bene, andiamo avanti. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie ragazzi con tutto il cuore. Mi raccomando, quelli che mi guardano ma non si iscrivono, se hanno piacere si iscrivano al canale e attivino la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Ragazzi, date anche un'occhiata alla playlist, dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di robot. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi può contattare privatamente. Grazie. Questo è quello che abbiamo montato fino all'uscita numero, ecco qui, 33, mano sinistra, perfetto. Adesso andiamo a completare la mano. Sì, la completiamo, perfetto. Questo è in metallo. Troviamo anche 3 serie di viti. Queste 2 sono da avvitare nella plastica, ma attenzione perché ci sono 2 serie, una ha il collarino conico, vedete, e un'altra serie di viti invece ce l'ha semplicemente diritto. E poi abbiamo queste da avvitare nel metallo. Io mi sono già creato il filetto, sia qua che qua. Poi abbiamo questi 2 pezzi. Che andranno a creare il pollice sinistro, a formare il pollice sinistro. Ok. Perfetto, ancora uno di qua. E siamo a posto. Ok. Poi abbiamo anche questi pezzi che sono i punti di giunzione tra le falange delle dita, falange, falangine e falangette. E questo qua è sicuramente quello del pollice. Andiamo a vedere. Sì, nodo del pollice. Tutto in plastica tranne questo pezzo qui. Bene, andiamo subito a fare la prima cosa. Io uso un bicomponente, ragione per la quale vado a mettermi un po' di bicomponente, così. Nel momento in cui lo vado a miscelare insieme, ho tempo circa 5 minuti prima che lui
indurisca e quindi non possa io più lavorarlo. Quindi ve lo preparo adesso, perché ci sono appunto, come vi avevo già anticipato nel video unboxing, dei punti da incollare. Ecco qua. Io mi sono anche premunito di un nastro da elettricista. Ecco qua. Bene, la prima cosa che vado a fare, fate attenzione adesso a questo, perché non è soltanto dove vanno messi i pezzi, ma è come vanno messi. Questo lo inserisco così e qui sono a posto, perché non ho alcun gioco, quindi più che così non posso metterlo. Poi però, dopo di questo, prendo questo e devo andarlo a inserire qui, e questi vanno incollati ovviamente. Però questo pezzo, guardate cosa succede. E come lo mettiamo? Lo mettiamo guardando la linea che abbiamo qui di questo pezzo grigio. Deve essere a filo con la curvatura blu, vedete che è perfettamente a filo, ma se lo metto così c'è il gradino, quindi lo dovrò mettere così. Poi ci va questo altro pezzo da questa parte, guardate, e questo lo metto al centro. Vedete? Se faccio così, questa parte blu mi arriva a filo di questa parte grigia, invece io lo metto così, lo distribuisco, vedete? Un po' di qua e un po' di qua, perché poi avrete, se farete invece un lavoro fatto male, avrete questo pezzo che vi esce qui, non dalla parte grigia, ma si vedrà che non è simmetrico con l'altra parte, con questo collarino. Quindi spero di essere stato chiaro. Quindi adesso mi vado a tagliare un pezzo di nastro isolante, ecco qui, perfetto. Poi prendo questo, la colla non la mettete assolutamente sul bordino, altrimenti fate una cosa bruttissima quando andrete ad attaccarli, vi uscirà la colla fuori, orribile. Fate così all'interno. E basta. Questo ovviamente attenzione, perché io adesso lo posiziono, ma se lo lascio poi lui si stacca finché non metto il nastro, come vi ho detto. Ecco così. Quindi questo adesso lo lascio per il momento così. Poi questo lo devo inserire qui. Quindi all'interno metto la mia colla, non sul bordo, perché tutta quella che vi cadrà all'interno non ci interessa. Ecco qui. Però attenzione che mi si divide adesso, devo ancora mettere l'altro pezzo. La colla va messa all'interno. Così. Inserisco questo. Ok. E adesso devo andarmi a mettere la posizione corretta, quella che vi spiegavo prima. Quindi metto il mio nastro qui, prendo questo, lo tengo premuto con il pollice e l'indice verso l'esterno. Se chiudo in mezzo
si apre, ok? Metto questo così, controllo la curvatura della quale vi parlavo prima e va bene così, così va bene, eccola. Controllo anche quest'altra di qua e va bene. A questo punto metto il mio nastro. Ecco qui. Quando poi comincerà a diventare duro questo, io me ne accorgo dallo stuzzicadenti, controllo di nuovo. Levo il nastro, controllo, il nastro poi non servirà più perché lui non si divide, ma me lo fa ancora lavorare un po'. Ok? Perfetto. Aspettate. Così. Bene, non è molto bello da vedere, ma è funzionale. Prima di andare avanti con il montaggio, però, io, mentre ho la colla, ne approfitto per andarmi a montare. Vabbè, lo faccio dopo, però devo solo mettere la colla lì. Scusate ragazzi, sto ragionando a voce alta. Questo è il numero 35. Eccolo qui. Vado a montarmi subito la cloche di Koji Kabuto qui. Guardate che non ce la faccio più. Controllo subito quindi i due pezzi. Come non detto, Michele, come non detto. Ok, controllo bene. Questo è a posto, questo è perfetto, questo invece va ancora un po' girato e lo posso fare. Ecco qua. Vedete perché io amo il bicomponente epossidico. Poi ovviamente dovete controllare che non ci siano dei giochi di luce in mezzo qui, altrimenti non avrete incollato bene il pezzo. Non ci devono essere. Ok? Questo è perfetto. Così. Ok. Così va bene. Perfetto. Ma alla fine, a parte che è diventato troppo duro come si chiama? Il collante, ma poi vedo che anche qui poi ci sono nel fascicolo 35 non solo la cloche da incollare all'interno dell'overbuilder, ma anche altre dita. Quindi, sì, scusatemi, all'interno del numero 35, all'interno del numero 34. Quindi faccio che farmi altra colla e sono a posto. Allora, abbiamo montato il nostro bellissimo dito, tutto perfetto, come deve essere montato, perfetto, eccolo qui. Adesso prendiamo questo e questo, andiamo ad unirli così, prendiamo una vite, allora, una vite non con il collarino conico, vi faccio vedere. A noi ci servirà questa. Vedete che il collarino finale
la testa è così, questa invece è quella conica e non ci serve adesso, quindi andiamo a mettere questa. Mi creo il filetto qui. Guardo che sia diritto sia da un lato che dall'altro, e lo è. Perfetto. Ok. Anche qui controllate perfettamente l'allineamento, perché vedete? Anche qui c'è del gioco. Quindi controllate e quando siete certi di averlo fatto coincidere perfettamente bene con l'altro pezzo, stringete. Ok. Poi prendo un'altra vite come quella che ho appena messo, quindi con la testa non conica, e mi vado a creare il filetto qui. E questo è importante ancora di più che crearselo dalle altre parti. Mi raccomando, controllate la direzione che deve essere perpendicolare sia da questa parte rispetto al piano e sia da questa. Quando sarete certi, create il filetto, non prima. Perfetto. Prendiamo la mano, eccola qui. Inseriamo questo nell'unico modo possibile. Ecco, e avvitiamo. Controlliamo. Svito un po'. Qui mi esce appena fuori, ma non posso farci nulla perché più di così non riesco a spingerlo dentro. Quindi penso che vada bene lo stesso. Ah sì, perché poi qua ci va il collarino, perfetto. Ci va questo, va bene così. Poi prendiamo questi due pezzi che abbiamo avanzato nell'uscita precedente, quindi la 33. No, questa è della 32, nell'uscita numero 32. Ecco qui, li calziamo così e li mettiamo qui nell'unico modo possibile. Nell'unico modo possibile io lo metto al contrario. Beh, è l'unico modo possibile perché al contrario non sarebbe potuto entrare. Bene, a questo punto prendo questo, che bello ragazzi, svito la vite, vi ricordo che mi sono già creati i due filetti, la metto così, però attenzione, fate attenzione a questo passaggio, perché riuscite anche a chiuderla sbagliando, cioè non facendo entrare questo segmento qui nel suo spazio dedicato. Quindi attenzione ragazzi, mi raccomando,
forse ci aiuta di più la gravità. Lo mettiamo così. No, ancora non va bene. Ecco, quando sarete certi che avete inserito bene il pezzo, semplicemente quando, andando a fare questo lavoro qui, il pezzo di plastica non vi finisce dentro, altrimenti. Allora noto che c'è questo gioco fastidioso che io andrò subito poi a togliermi. Per togliermi questo gioco sto pensando, sì, metto pausa e poi vi dico. Allora ragazzi, io vi dico quello che faccio io, poi se voi volete mettervi dei pezzettini di gomma lo potete fare. Io, come vi avevo fatto vedere, vi avevo consigliato di comprare, se vi capita, queste termoretraibili, queste guaine. Queste si scaldano e si ritirano. Quindi vado a metterne un pezzo qua, così, perfetto. Questo dovrebbe risolvermi tutti i problemi. Così, questo lo mettiamo qui. Così. Ok. Perfetto. A questo punto ah, che meraviglia, guardate, sta già su così. Adesso sarà un po', magari mi farà tribulare, faticare a mettere questo qua dentro, ma vediamo. Ecco, mi aiuto col cacciavite così non ho problemi. Perfetto. Ecco, mamma mia, abbiamo risolto. Bene, 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 bene. Adesso posso chiuderlo. Non balla più, adesso vi faccio vedere. Ricordatevi, la puntiamo soltanto, controlliamo che tutto sia perfettamente allineato con sia il dorso con la parte superiore, cioè la parte inferiore del palmo. Perfetto, qua è a posto, qua un po' possiamo giocarcela da una parte all'altra, così. Qua c'è un po' di gradino. Così deve stare. Così, ecco, così è perfetto. Mi raccomando, controllate sempre l'allineamento dei pezzi. Ecco qua. Si muove solo la boccola, ma il pezzo di plastica non si muove più, è perfettamente saldo al suo posto. Bene, questi hanno fatto il suo lavoro e non solo questa volta. A questo punto abbiamo montato anche questo. Ci dice di montare adesso questo pezzo qui. Quindi abbiamo questi due perni
così o così, c'è differenza, vediamo, sì, c'è differenza. Beh, si può solo montare in una maniera, non vi potete sbagliare assolutamente, ragazzi. Abbiamo i due perni che entrano comunque nei loro fori, comunque la lettera L è qui e va sul dorso della mano, verso il dorso della mano, ecco qui. È l'unico modo in cui vi potete trovare i fori perfettamente allineati di questo pezzo con quelli sotto. Prendiamo adesso 4 viti e qui ci vanno quelle coniche, esattamente queste qua. Vedete la testa che è conica? Bene. Oh, guardate ragazzi, abbiate pazienza, ma me ne sono accorto dopo, ma ve lo dico così evitate di fare quello che ho appena fatto io. Quello che vi ho appena fatto vedere prima è funzionale della termoretraibile, questa qui, ma non serve perché, non me ne ero accorto, abbiamo le viti che vanno ad avvitarsi direttamente sulla plastica, quindi non balla comunque. Meglio così. Io ovviamente non vado a togliere quella modifica. Perfetto. Stavo pensando alla modifica che vi ho fatto vedere prima, che per carità è funzionale laddove non c'è un anello come quello che andiamo a mettere adesso, che invece ha risolto subito il problema. Ero così contento, madonna, ho detto guarda che modifica ragazzi che mi è uscita. Non è servito a niente perché non serve, assolutamente non fatela perché in questo caso non serve. Però insomma vi ho fatto vedere un intervento che qualora dovesse servirvi in qualche altro caso potrete adottare. Ecco qui, adesso questa va messa così e lui ci dice di mettere della colla qui. Prima andiamo a fissare questo ovviamente. Quindi prendiamo 2 viti che sono queste, quelle nere normali senza il collarino conico. Io vado a crearmi il filetto, voi ovviamente fate quello che ritenete più giusto per il vostro modello. Ecco qui, quindi vado a mettermi questa. Mamma mia che bella ragazzi, pensate solo a quanto è grande la mano. Abbiamo quasi finito anche questo montaggio. Ecco qui, guardate che meraviglia.
Adesso devo andarmi a mettere semplicemente questo pezzo così e dobbiamo incollarcelo qui all'interno. Quindi la colla io, va bene, prima però prendo anche il pollice, e il pollice non so perché questo perno per la direzione, ma hanno fatto già la lavorazione all'interno particolare, non serviva comunque. Il pollice andiamo, e no, prima bisogna mettere per forza questo e poi mettiamo questo così. Quindi adesso mi preparo un po' di colla. Stavo guardando, però insomma ragazzi, io adesso me la incollo, non vi faccio vedere perché sono già 31 minuti, non vi faccio vedere adesso che impasto la colla, tanto devo mettere la colla, ricordatevi dove va messa la colla, mai all'esterno, però guardate che spettacolo questa mano, che meraviglia. È una collezione meravigliosa. Io vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Adesso vado a prepararmi l'ultima di questa nuova consegna, la numero 35, quindi l'uscita numero 35. Mi raccomando, seguitemi e non dimenticatevi, sempre che ne abbiate piacere, di attivare la campanella per essere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato e soprattutto di iscrivervi. Ciao a tutti ragazzi!